Buongiorno mondo, appena svegliata, l'oblò del camper dall'alto mi dà una vista meravigliosa su questa baia, su questa piscina naturale e la spiaggia e le dune e le rocce vulcaniche di questa zona di Ciarco del Palo a Lanzarote. Guardate l'immagine che ho da qua. Il sole sta uscendo, era un po' grigio, ho fatto qualche gocciolina stanotte, però siamo fiduciosi e aspettiamo che migliori per andare a farci un altro bagnetto in una piscina naturale poco più in là. Qui la gente è già bella sveglia, c'è chi gioca a racchettoni, c'è chi corre, c'è chi è già in acqua nella pozza qui sotto di noi, c'è chi passeggia. Guardate che bella questa pozza, trasparentissima, qui c'è un fondo di sabbia e poi il resto è tutta roccia vulcanica, bellissima. Ora c'è la bassa marea e quindi non ci si riesce neanche a immergere più di tanto. C'è un granchione, eccolo lì il granchione. Ciao granchio. Che posti ragazzi, questa Lanzarote è fantastica. Ora c'è un clima meraviglioso, non c'è ancora tanta arietta anche se dovrebbe aumentare più tardi, c'è un po' di sole coperto dalle nuvole ma si sta da Dio in costume da bagno o anche senza. Dato che alle Canarie c'è sempre molto vento, in questi giorni infatti è un po' nuvoloso, il vento è calato. Guardate, hanno creato questi muretti di pietre dove dentro ti si può distendere, prendere il sole, riparati dal vento. Guardate, ci sono 1, 2, 3, guardate che carini che sono. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Share my pillow and rain, rain, go away. Ti dispiace lasciare questo posto, vero Mauretto? Oh sì, perché è molto molto carino, molto rilassante. Un po' hippie. Un po' hippie, ma hippie di livello però, quindi no, un po' mi dispiace, però noi siamo viaggiatori, dobbiamo continuare la nostra scoperta. Benissimo, allora partiamo. Certo che sì. Pochi chilometri arriviamo ad Arrieta, qui c'è un bellissimo parcheggio davanti alla spiaggia, anche se oggi è ancora la giornata un po' grigia, però andiamo a vederlo com'è. Il bello di Lanzarote è che non ha grosse distanze lunghe, diciamo, quindi è un posto, il nord e il sud sono facilmente raggiungibili volendo anche in poche ore. Ed infatti un piccolo stop alla Playa de la Garita, al paesino di Arrieta, giusto 6 km dal Ciarco del Palo. E prima di mangiare Mauro cosa fa se non un bagno? Guardate che bella spiaggia! E come sempre il bagno Mauro se lo vuole fare nudo, quindi
interrompo le riprese e lascio fare il bagno a Mauro. Vai Mauretto, dammi l'asciugamano. Mentre Mauro si fa il bagnetto, io tengo asciugamani in spalla in attesa che esca e mi faccio 2 passi. Questa fantastica Playa della Garita. Parcheggio direttamente in spiaggia. Spettacolare. Spettacolare. Quanto ti piace fare il bagno in inverno? Più che in estate. Infatti. In estate lo trovo banale. E soprattutto troppo calda l'acqua. È molto spesso troppo calda. Qui siamo, l'acqua sarà sui 20 gradi, si sta benissimo, 19-20 gradi. Apparentemente può sembrare fredda, non è fredda, si sta benissimo. Si asciuga intanto e poi ci mangiamo qualcosa. Voi preferivate la Betty nuda e vi beccate a me stavolta. Non ne avevo voglia adesso di fare il bagno. Sto bene così in questo momento. C'è una temperatura perfetta. Ma quanto è bella Lanzarote, questi parcheggi praticamente sul mare in mezzo a questa terra nera vulcanica stupenda. Intanto io preparo pappa, Mauro, sei quasi pronto? Sono quasi pronto per la pappa. Ci piace moltissimo quest'isola perché non ha alberi, è tutta nera, questi coni, perfetti coni vulcanici che sono disseminati lungo tutta l'isola. È una cosa meravigliosa, fantastica. Ora però abbiamo un po' fame, oggi pomeriggio ci aspetta una visita importante e quindi andiamo a mangiare qualcosa. Mauretto ha fame, aspetta la pappa. Ci sarebbe da fermarsi ovunque, infatti questo è quello che cerchiamo di fare. Adesso abbiamo affissato alle 2:30, quindi tra meno di un'ora un'attività che vogliamo farvi anche vedere e quindi dobbiamo velocizzarci. Abbiamo solo 6,5 km per arrivarci, quindi è abbastanza rapida la cosa. E ora nuova attrazione da visitare che è la Cuevas de los Verdes. Abbiamo dovuto prenotare il biglietto in anticipo perché non è possibile acquistarlo in loco a 15 euro a persona e abbiamo l'ingresso alle 2:30. È un ingresso di gruppo con una guida in spagnolo o inglese, ora vediamo. Entriamo qui alla Cuevas de los Verdes. Andiamo. En Lanzarote, este tipo de suelo es conocido como malpaís. Quindi 2 parole sulla Cuevas de los Verdes. Circa 50 minuti di camminata lungo questa
sentiero all'interno di una grotta creata da un'eruzione vulcanica ben 20-25.000 anni fa, lunga circa 7-8 km, che collega il vulcano alle spalle della grotta e anche la zona del Jameos del Agua, che è più vicina al mare, quindi un tunnel interamente percorribile che in questo momento hanno chiuso in parte, è percorribile solo all'interno della Covas per circa 3 km. Abbiamo fatto quanti? Più o meno, sì, 2 km e 8, 2 km e 7. Il nome della Covas de los Verdes viene dato non perché all'interno c'è un lago di acqua verde o per delle colorazioni verde, ma perché la leggenda narra che nell'antichità una famiglia proteggesse all'interno di questa covas le proprie capre al riparo delle rare piogge, ma soprattutto al riparo del forte vento che sempre batte su queste coste. Il nome della famiglia era Los Verdes e per questo motivo è rimasto il nome della Covas de los Verdes. Siamo arrivati al Museo dell'Aloe di Lanzarote. Pare che qui ci sia la coltivazione più grande d'Europa. Adesso andiamo a scoprirlo in questo museo a ingresso gratuito. Come lo hai definito? L'Etna sul mare. Eccoci arrivati ad Orzola. Qui siamo a nord dell'isola di Lanzarote, il paese più a nord dell'isola di Lanzarote, e qui parte il ferry per andare all'isola della Graciosa, che è l'ottava isola delle Canarie, che è proprio qui davanti. Abbiamo preso i biglietti già in anticipo, 2 biglietti andata e ritorno, possiamo portare anche le nostre biciclette che domani porteremo, al costo di 21 euro a persona andata e ritorno. Quindi ora andiamo a parcheggiare Carletto, ci sistemiamo e domattina veniamo qui presto. Il primo traghetto è alle 8:30 e poi vediamo quando tornare, ce ne sono diversi durante la giornata. Orzola! Andiamo a berci una birretta, Mauretto? Dopo aver preso già i biglietti per il traghetto di domani, ci rilassiamo qua, ce ne stiamo qua questa sera in questo parcheggio molto tranquillo ai limiti del paese e una birretta ci sta, prima di tornare in camper a lavorare un po' il computer. Questo qui dietro è il catamarano che prenderemo domani ad andare alla Graciosa. Non vedo l'ora!
Mauro è il suo luogo più congeniale, i porti. Quando vede un porto non può fare a meno di andare a visitarlo fino in fondo. Tutti i pontili mi sta facendo passare. Domani andiamo alla Graziosa. Vero Maretta? Acconsenti? Questo è il porto di? Orzola. Non c'è rosa senza spine. Ai. Io sì, Mauro, ho deciso. Mi trasferisco a Lanzarote. Che ne pensi? Ma cosa fai a Lanzarote? Qualcosa lo troverò. Ora non lo so ancora, ci devo pensare, devo studiarci bene, ma qualcosa lo troverò. E a tua nipote che glielo dici? Tu? E a Ronica Vela chi glielo dice? Lo portiamo qui. Ah, ok, Marina di Arrecife. va bene. E da Orzola è tutto. Noi per questa sera vi salutiamo e ci vediamo domani.